2000 anni fa, in questi luoghi, viveva un popolo che poteva rivaleggiare con qualunque altra civiltà della Terra. Erano i Maya, una società molto avanzata, ma non priva di violenza e di aspetti cruenti. Per i Maya il sacrificio era un'operazione lenta e credo anche raccapricciante. Non per niente nella loro arte vediamo unghie strappate. I sovrani erano sottoposti alla perforazione del pene e costretti a farsi sanguinare varie parti del corpo. Il re placava gli dei con un rituale sanguinoso, incidendosi il pene. Ma per uno dei grandi paradossi della storia, i Maya crearono anche opere di eccezionale bellezza. Tra tutti i fatti straordinari della storia del mondo, niente mi ha colpito con maggior forza dello spettacolo di questa città, un tempo grande e magnifica, e ora distrutta, desolata, perduta. John Lloyd Stephen, esploratore, 1840. Nonostante tutto ciò che riuscirono a realizzare, un grande mistero circonda i Maya. In quest'area geografica ebbe luogo uno degli spopolamenti più repentini nella storia dell'umanità. Rannicchiata nella foresta pluviale, immersa nella magia e nel mito, l'antica città Maya di Palenque forse serba la chiave del mistero di ciò che accadde a un popolo che semplicemente svanì. Questo era un tempo un gioco di vita o di morte. Consisteva nel tenere in movimento una pesante palla senza usare né mani né piedi. Gli sconfitti non perdevano solo la partita, ma la vita. Diventavano sacrifici umani per gli dei. Circa 1300 anni fa, proprio qui, su quest'erba, in quella che era un tempo la splendida città messicana di Palenque, si praticava questo gioco. Chi perdeva veniva trucidato esattamente in questo cortile. Ma quale popolo, capace di costruire con tanta audacia nel cuore della giungla, concepì l'idea di un gioco in cui la pena per gli sconfitti era la vita? Il popolo era quello dei Maya, che regolavano la loro vita sul ritmo del cosmo e credevano che gli dei li avessero creati dal Gran Turco. Elaborarono un complesso sistema di scrittura, praticarono l'astronomia, costruirono quasi solo con semplici utensili di pietra piramidi e palazzi maestosi. Nello stesso periodo, l'Europa viveva il suo Medioevo. Mentre i Maya edificavano le loro città, dei monaci nel deserto del Sinai scrivevano testi biblici su pelli di animali. In Cina si inventavano le prime briglie per i cavalli. Nell'Africa occidentale si cominciava a coltivare il riso selvatico, che poi divenne un alimento quotidiano. Nei 650 anni in cui la loro civiltà fiorì, e cioè dal 250 al 900 d.C., i Maya costruirono molte città. Palenque fu di gran lunga la più importante. La terra dei Maya, che copriva una superficie pari a quella della Francia, si estese nel periodo di massimo splendore agli attuali Honduras, El Salvador, Guatemala e persino il Messico. E poi, di colpo, alla fine del IX secolo, quella enorme civiltà subì un crollo misterioso. È come se fossero stati colpiti da una bomba a neutroni. Le cose restano praticamente intatte. In alcuni luoghi sono evidenti devastazioni molto circoscritte, ma la maggior parte delle costruzioni non fu distrutta. La gente abbandonò tutto. Ma perché?
Perché quel popolo abbandonò ciò che aveva certamente creato nel corso di varie generazioni? Forse Palenque contiene la risposta. Considerato il migliore degli insediamenti Maya, un tempo aveva una popolazione di 10-20.000 abitanti. Solo una piccola percentuale della città di pietra, un'area di poco più di 1 chilometro quadrato, è stata portata alla luce. Molti edifici sono ancora sepolti. Quelli che vediamo sono il centro cerimoniale, un palazzo e una serie di templi. Per secoli questa città, un tempo maestosa, è rimasta sepolta dalla vegetazione della giungla e ammantata da un velo di silenzio. Quando nel XVI secolo Hernán Cortés conquistò l'America centrale, passò a una 50 di chilometri da qui, ma né lui né gli indigeni che lo accompagnavano si imbatterono mai in queste rovine. Solo a metà del XVIII secolo la città perduta fu scoperta da un sacerdote spagnolo e annunciata al mondo. Ansioso di saperne di più, il re di Spagna inviò a Palenque il capitano Antonio del Rio perché svolgesse un'indagine. Affascinato da quelle enormi costruzioni, Del Rio concluse che solo i greci e i romani avrebbero potuto essere capaci di creare edifici di quella magnificenza. Per gli spagnoli e per i primi visitatori era difficile concepire che fossero sorte civiltà autonome al di fuori del cuore dell'Occidente. E quindi, quando si trovavano al cospetto di civiltà tanto avanzate quanto l'Azteca o la Maya, davano per scontato che dovessero venire dall'Europa o da qualche luogo a loro familiare. Verso la metà dell'Ottocento era ormai incontestabile che quelle di Palenque erano le rovine di una civiltà avanzata. Si trattava solo di capire chi l'avesse costruita. Alcuni ritennero che originariamente fosse stata una colonia egiziana. Altri credettero che i costruttori fossero membri delle tribù perdute di Israele. Attirato dai racconti esotici, John Lloyd Stephens, un avvocato di New York, diventato scrittore di viaggi, partì nel 1839 insieme all'artista inglese Frederick Catherwood all'esplorazione di Palenque. Lasciata l'America, per un anno intero andarono alla ricerca di quelle leggendarie rovine, aprendosi faticosamente la strada attraverso giungle infestate di serpenti. Per settimane e settimane soffrirono la fame, s'ammalarono di malaria, furono catturati da indigeni diffidenti. Ma quando infine giunsero a destinazione, lo spettacolo che si offrì ai loro occhi fece svanire d'incanto tutti i disagi sofferti. Tutte le arti che abbelliscono la vita s'erano sviluppate in questa foresta troppo rigogliosa. Oratori, guerrieri e uomini di Stato. Bellezza, ambizione e gloria erano fiorite e trascorse, e nessuno lo sapeva, nessuno poteva dire della loro passata esistenza. John Lloyd Stephens. Quando Stephens e Catherwood entrarono nel palazzo di Palenque, trovarono incisi sui muri i nomi degli esploratori che li avevano preceduti. Ma Stephens non sapeva interpretare le iscrizioni sparse tra le rovine. Era sicuro che quei geroglifici potessero raccontare la storia di Palenque. Ma qui non c'era alcuna stella di rosetta. Davanti a quegli strani simboli, Stephens si sentiva frustrato perché non aveva la chiave per interpretarli. Nonostante le loro precarie condizioni fisiche, i due esploratori si trattennero per diversi mesi a studiare il luogo, disegnando e descrivendo tutto ciò che vedevano. Il loro libro, scritto a 4 mani, non solo affascinò i lettori, ma fu anche il primo documento scritto in cui si accennava alla possibilità che Palenque potesse essere stata costruita da popolazioni autoctone. Le loro conclusioni costituirono una svolta nelle ricerche sui Maya. Molti credevano che queste civiltà fossero troppo elaborate e che quell'architettura fosse troppo spettacolare per essere stata prodotta dagli indiani ignoranti che abitavano in quest'area. Insomma, il pregiudizio richiedeva che fossero intervenuti europei o asiatici, tutti in effetti tranne i nativi americani. All'inizio del Novecento, però, la maggior parte degli studiosi riconosceva che erano stati popoli indigeni a costruire Palenque.
Il sacro mondo dei Maya non avrebbe dovuto costituire un segreto, dato che essi ci hanno lasciato testimonianze scritte. Il loro fu l'unico sistema di scrittura completo del nuovo mondo antico. Si diceva che quei testi fossero una cronaca dei loro sogni e fossero pervasi da poteri magici. La loro scrittura era unica e tanto sofisticata quanto quella dell'antico Egitto. Nel XVI secolo, al loro arrivo, i sacerdoti spagnoli trovarono centinaia di codici. Un missionario, il vescovo Diego de Landa, voleva convertire gli indigeni al cristianesimo. Terrorizzato per avere scoperto che nei codici si menzionavano sacrifici umani, Landa credette che distruggendo i libri sarebbero finiti anche i sacrifici cruenti. In una sola notte, nel 1592, il vescovo Landa bruciò i documenti, cancellando per sempre la storia di una delle massime civiltà. Se volete cambiare una visione del mondo e assumere il predominio su altri popoli, dovete ucciderne il passato e dovete sopprimerne la lingua. Dovete liquidare ciò che resta della loro indipendenza mentale. Questo era ciò che Landa faceva. A modo suo, stava uccidendo il diavolo. Nonostante il tentativo da parte del vescovo Landa di cancellare la storia dei Maya, 4 codici sopravvissero miracolosamente. Ed è da questi libri che gli studiosi hanno appreso l'avanzatissimo sistema matematico dei Maya. Essi avevano calcolato i movimenti del cielo notturno fino a migliaia di anni prima e fino al remoto futuro. Per una civiltà che ci ha preceduto di più di 1000 anni, si tratta di calcoli incredibilmente precisi. Il loro calendario era sfasato rispetto al nostro di meno di 33 secondi per anno solare. Si crede che Palenque ospitasse addirittura un osservatorio astronomico. La famosa torre al centro dei palazzi di Palenque potrebbe veramente essere stata usata come osservatorio. Dalla torre, durante il solstizio d'inverno, si vede il sole tramontare sulla verticale dell'edificio. I Maya si affidavano ai loro sacerdoti astronomi per la predizione dei giorni più adatti alla semina, ai matrimoni e forse persino alla morte. Secondo i Maya, la fine dell'attuale ciclo della creazione del mondo è prevista per il 23 dicembre 2012. Ancora oggi, molti dei loro discendenti aspettano con timore quel giorno. Ma da dove veniva questo popolo così creativo? Sappiamo che i Maya sono nativi americani e che giunsero in questo continente attraverso lo stretto di Bering da 20 a 40.000 anni fa. Ma quando i Maya siano giunti più precisamente nella loro terra d'origine è un'altra questione. Ci arrivarono almeno 1000 anni prima di Cristo. Quindi in questa zona esistono Maya da almeno 3.000 anni. Prima di loro abbiamo soltanto una piccola popolazione di cacciatori e raccoglitori che vivevano nella giungla circostante. I Maya erano profondamente legati alla terra. A tutt'oggi, a distanza di secoli, molte delle loro credenze persistono. Secondo la mitologia Maya, gli dei hanno creato l'uomo mescolando il mais con il sangue. Il sangue fu il collante di tutta la vita dei Maya e il Gran Turco il loro sostentamento. Oggi il Gran Turco è la base dell'alimentazione dei Maya, ma è anche trattato con rispetto reverenziale. Per esempio, quando vivevo in una comunità Maya, una bambina buttò a terra del Gran Turco e la madre le disse: non giocare col grano sacro. Era un'affermazione molto quotidiana, però voleva dire non darlo per scontato, questo è il pane che ci dà la vita. Essere Maya significa essere coltivatore di mais. In quanto contadini, i Maya adoravano la pioggia, il sole e il vento e vivevano in comunità per le quali i riti della religione erano un modo di vita. Da inizi tanto umili si sviluppò, 1750 anni fa, una civiltà incredibilmente complessa.
La nostra concezione dei Maya come sacerdoti astronomi amanti della pace è stata enormemente cambiata da una scoperta effettuata a Palenque nel 1952. Per 4 anni un archeologo messicano, Alberto Ruz, aveva compiuto scavi in quel sito. Era affascinato dalla città. Ovunque c'erano enormi pannelli ricoperti di geroglifici che spesso illustravano scene del rituale religioso. Ruz era particolarmente attratto da una piramide nota come Tempio delle Iscrizioni. A un primo sguardo, la struttura sembrava simile alle piramidi egizie. Sapete, quando un visitatore occasionale osserva per la prima volta un posto come Palenque e vede piramidi, camere mortuarie, geroglifici strani, il pensiero corre immediatamente all'antico Egitto. È naturale. In effetti però occorre scavare un po', guardare sotto le somiglianze apparenti, per vedere quanto in realtà queste antiche civiltà fossero diverse. Sul pavimento del tempio, Ruz notò una particolarità. A differenza della maggior parte delle costruzioni Maya rifinite con lo stucco, qui c'erano lastre disposte con cura. In una di tali lastre, la superficie era percorsa da un'insolita serie di fori. Ciò suggerì a Ruz che sotto la lastra ci fosse qualcosa. Ruz decise di sollevarla. Mentre la pietra lentamente si spostava, comparve un ammasso di calcinacci apparentemente normalissimo e fu allora che Ruz intravide una scala coperta. Occorsero 2 lunghi anni di lavoro in quello spazio chiuso per sgombrare le macerie. Infine, in fondo al 73esimo scalino, si trovò una stanza e si capì dove andasse a finire quel corridoio. Con mia grande meraviglia, dall'ombra sorse una visione da favola. Entrai in quella stanza misteriosa, con la strana sensazione di essere la prima persona a metter piede in un luogo in cui nessuno è penetrato da 1000 anni. Mi diede l'impressione di una cappella abbandonata. Alberto Ruz. È una sensazione particolare. Queste cose non sono state toccate da 1000, 1500, 2000 anni e noi ci sentiamo degli intrusi. Sì, stiamo anche imparando dal passato, ma c'è quel momento di esitazione, che credo capiti a tutti gli archeologi, in cui vedi che stai interferendo con cose che i Maya hanno appositamente lasciato per onorare il loro mondo, per permettere al loro mondo di continuare nel futuro. La stanza che Ruz aveva raggiunto non era un semplice sotterraneo. Al centro aveva un grande oggetto misterioso coperto da una lastra di calcare. Cosa nascondeva? Sotto quel pesante coperchio, Ruz scoprì infine la risposta e comprese la vera destinazione di quel corridoio e della misteriosa stanza a cui esso portava. Nell'oscurità vide i resti mortali di un uomo abbigliato con perle, collane e una maschera di giada che riproduceva le sue fattezze. Era uno spettacolo agghiacciante. Al tempo della scoperta, nessuno seppe indicare l'identità di quel corpo. Oh, I see what you mean, yes. Yeah, you can't tell in this, can you? Tut. Ho capito quello che dici. No, tut vuol dire quaglia. Tut è una lumaca. Si pensava che i misteriosi geroglifici sul sarcofago potessero rivelare l'identità del cadavere, ma la chiave d'accesso alla scrittura Maya non era stata ancora trovata. Già da più di un secolo John Lloyd Stephens aveva predetto che quelle strane incisioni sui muri dei Maya avrebbero rivelato la chiave del mistero. E aveva ragione. Ma ci sarebbero voluti anni prima che gli esperti riuscissero a decodificare le misteriose iscrizioni. D'un tratto Palenque aveva cessato di essere un luogo anonimo per diventare la sede di 7 re, tra cui Pakal. Il corpo nella cripta, raggiunta da Ruz con tanta fatica, risultò essere niente di meno che quello del grande re Pakal, uno dei più importanti sovrani Maya. La scoperta della tomba di Pakal da parte di Alberto Ruz è uno dei grandi momenti degli studi sui Maya.
e credo che abbia dato visibilità all'antico mondo Maya. Può davvero competere con la scoperta della tomba del re Tut. I geroglifici parlavano di regni attivissimi e brulicanti di vita. Rivelarono che le piramidi di pietra, ora scolorite dai danni del tempo, facevano una volta parte di opulente città-stato. Ma quella scoperta provocò un'infinita serie di domande che spesso suscitarono teorie alquanto strane. Appena scoperta la tomba nei sotterranei del Tempio delle Iscrizioni, cosa fece qualche interprete un po' balzano? Prese l'immagine sulla superficie del sarcofago e, anziché leggerla nel verso giusto, la fece ruotare di 90 gradi. E così, anziché avere un'immagine di Pakal disteso che cade tra le fauci della morte, cosa vide? Vide Pakal che, alla guida di una nave spaziale simile a un'eccentrica motocicletta, puntava dritto verso il futuro. Si è spesso detto che questa immagine potrebbe raffigurare un antico astronauta, ma la risposta può essere, diciamo così, molto più terra-terra. Capimmo che la scena, in effetti, rappresentava la morte e resurrezione di Pakal. Eccolo lì, disteso sulla schiena, dentro una coppa per le offerte, circondato dalle mascelle della morte. Il coperchio di pietra raffigura la discesa di Pakal dal mondo dei vivi al regno dei morti, l'oltretomba da cui nella cosmologia maya comincerà la rinascita. Ciò che in questa tomba lasciava perplessi era soprattutto la polvere rossa che ricopriva i muri e le ossa. Si capì subito dopo che si trattava di cinabro, un veleno mortale ricavato dal mercurio. Il corpo di re Pakal era ricoperto di quella sostanza benefica. Tutto il suo corpo era ricoperto di polvere rossa e tutto il rivestimento interno del sarcofago era ugualmente di un rosso vivo. Gli scheletri reali sono dipinti di rosso. Non importa quanto si fosse altolocati o benestanti, se non si era membri della famiglia reale e si veniva sepolti in qualche altro luogo della valle, non si veniva dipinti di rosso. In altre parole, quando si trova uno scheletro dipinto di rosso, avete trovato un re oppure un membro della famiglia reale. Prima della scoperta della tomba di re Pakal, si riteneva che, a differenza di quelle dell'antico Egitto, nessuna piramide centroamericana fosse usata per le sepolture. Le piramidi egizie sono monumenti esclusivamente funerari. Quelle Maya sono strutture che funzionavano ogni giorno nella loro società. Vi si seppellivano le persone. Le grandi piramidi che vediamo a Palenque e altrove erano in effetti parte della struttura familiare della famiglia regnante. La civiltà dei Maya non si fondava solo sull'intelletto e sulla loro abilità ingegneristica, ma anche sull'arte della guerra. La nostra indagine sul popolo che dominò queste terre incantate più di 1000 anni fa ci porta a seguire una pista di sangue e intrighi. Il sangue, secondo i Maya, veniva dagli stessi dei e scorreva come un dono nelle vene dell'uomo. Offrendo sangue umano agli dei, non facciamo che rendere loro parte del nostro debito di sangue. Il mondo, nel suo processo costante, è una specie di debito di sangue e fintanto che riusciremo a offrirne in quantità sufficiente, continuerà a funzionare. Il sangue diviene così il mastice dell'intera vita dei Maya, è la sostanza che sigilla ogni rituale, che lo rende sacro, che lo rende vero. Il sangue era anche il prezzo del potere regio e al re si chiedeva che pagasse tale prezzo. In particolari occasioni egli doveva perforarsi il prepuzio e far cadere le gocce del suo sangue sopra strisce di carta. Poi le strisce venivano bruciate. Si credeva che il fumo così prodotto svegliasse gli dei, che in tal modo potevano essere contattati dal re.
Oggi Palenque ha il potere di far rivivere quel tempo in cui un re bambino, piccolo e innocente, veniva condotto in un'oscura sala sotterranea per pagare con il proprio sangue il prezzo della regalità. Vedo con la mente Pakal il Grande accompagnato da bambino nei sotterranei del palazzo. Lì veniva posto di fronte a demoni mascherati che rappresentavano gli dei dell'oltretomba, esseri orribili e spaventosi. Poi forse gli chiedevano di far stillare sangue dalla sua lingua o anche dai genitali. Forse lo costringevano a stare seduto al buio per un lungo tempo finché, in stato di allucinazione, entrava in contatto con gli esseri soprannaturali che gli venivano incontro. Questo poteva durare per giorni e alla fine il bambino tornava nella sala del trono, abbagliato dalla luce. Doveva essere un trauma tornare alla luce e si sedeva sul trono. Poi saliva su un'impalcatura al di sopra del palazzo e la folla sottostante vedeva il re, così in alto, e lo acclamava, riconoscendo che era sceso al cielo e che adesso era davvero diventato re. Un momento capitale nella vita dei Maya era l'investitura del nuovo re, cui si accompagnavano riti e cerimonie fastose. Effettivamente, uno dei momenti cruciali nella vita delle città-stato è il passaggio dei poteri. Il re è morto, viva il re. Occorre affermare la continuità del potere da un re che muore a un altro che sta per assumere il comando. Credo che in queste occasioni i Maya effettuassero molti riti di uniformità politica, riti che comprendevano grandi processioni che salivano fin sopra le piramidi e poi, sparendo alla vista dentro i palazzi, ricomparivano mostrandosi al popolo. Ma anche davanti alla folla applaudente, il re sapeva che il sangue che aveva sparso non era sufficiente. Doveva fare delle sortite e catturare in battaglia le vittime sacrificali per dimostrare il proprio valore, il suo potere personale e la sua autorità, per poter diventare re. Coloro che sono rappresentati su questo pannello sono tutte vittime sacrificali. Ciascuna di queste figure rappresenta un regno conquistato o attaccato da Pakal il Grande, che ha catturato questi uomini e li ha denudati e li prepara per il sacrificio per poi ucciderli. In uno dei pannelli si vede il re di un'altra città che è caduto prigioniero. Gli è stato tagliato il pene. È stato costretto a versare il proprio sangue per le divinità di Palenque e fra un po' morirà di una morte lenta e atroce. Questo era il luogo principale in cui avveniva l'offerta delle vittime. Secondo quanto ci dicono le iscrizioni, dietro questo cortile, in direzione nord, i prigionieri venivano condotti al gioco della palla. La regola era che la palla dovesse restare sempre in movimento, ma alla fine del gioco i risultati erano sempre gli stessi. Chi perdeva moriva, brutalmente sacrificato agli dei, spesso mediante decapitazione. Per i Maya il sacrificio era un'operazione lenta e credo anche raccapricciante. Non per niente nell'arte Maya vediamo unghie strappate e poi le falangette tranciate di netto. I sovrani erano sottoposti alla perforazione del pene e costretti a farsi sanguinare varie parti del corpo. Le guerre fra città Maya erano frequenti. Il loro scopo non era solo la conquista territoriale, ma anche la cattura di personaggi regali da sacrificare alle proprie divinità. I Maya guerreggiavano per i sacrifici e per catturare i nemici. Non era importante catturare un qualunque combattente di bassa condizione, ma l'individuo più altolocato. I re Maya a volte morivano in battaglia per mano di altri re Maya. Le testimonianze del successo di Pakal come capo militare sono qui, in questo cortile, dove egli creò una galleria per celebrare le sue vittorie. Il suo regno durò 67 anni. Sotto la sua guida,
La città di Palenque non fu solo protetta dagli attacchi esterni, ma si trasformò in una specie di centro rinascimentale, in cui si incoraggiavano le arti e la cultura. Ma questa fiorente metropoli era destinata a diventare un cumulo di rovine. Appena un secolo dopo il regno di Pakal, Palenque fu abbandonata. Nel 1994 l'archeologo messicano Arnaldo González Cruz cercò i resti del primogenito di Pakal, anch'egli responsabile di molte costruzioni di Palenque. Fanny è l'assistente che mi ha seguito durante gli scavi. Le dissi: trovato, trovato. Non riuscivo neanche a dirle che cosa avevo trovato all'interno. Lei continuava a chiedermi: cosa vedi? Cosa vedi? E io le dicevo: lo vedo, insomma, guarda tu stessa. Ero tanto emozionato che non riuscivo a dirlo. E uscii fuori a gridare: trovato, trovato, trovato. La scoperta di Cruz era tanto inattesa e clamorosa che il presidente del Messico in persona venne a prenderne visione insieme alla stampa mondiale. La primera sensación es al momento de terminar de quitar estas pequeñas piedras en la esquina. Appena finimmo di rimuovere le pietre ammassate in quell'angolo, fummo investiti da un soffio di aria gelida. Mi è venuta la pelle d'oca. E avvertimmo anche un forte odore che identificammo subito come cinabro. Ci procurammo una torcia, illuminando l'interno. E con enorme sorpresa vedemmo un sarcofago. Non riuscivo davvero a parlare. E insomma, dovetti uscir fuori a urlare, a dar sfogo all'emozione che provavo e che ancora oggi provo. Cruz non aveva trovato ciò che si attendeva, e cioè le ossa del figlio di Pakal, ma le ossa di una donna sconosciuta, una donna di sangue reale, ricoperta di rosso cinabro e di una maschera di giada. Chi era? Sabíamos que era un personaje importante. Già dall'aspetto del sarcofago capimmo che si trattava di una persona importante. In quel momento non ci venne in mente nessun nome in particolare. Poi con calma raccogliemmo le idee e pensammo a quali fossero le donne più raffigurate nelle iscrizioni. Gli studiosi hanno molto discusso su quali fossero i rapporti di questa donna con il re Pakal. Nella storia di Palenque, 2 sono le donne che compaiono nelle iscrizioni. C'è sua nonna. È l'unica donna in tutta la storia dei Maya ad aver governato da sola. Comandò senza che all'epoca della sua vita le iscrizioni nominino alcun maschio. Morì quando Pakal aveva 3 anni. Se è lei la donna nella tomba, il sarcofago dovrebbe risalire a una data tra il 608 e il 610. La seconda possibilità è che quei resti appartengano alla nobile Zak Cook, madre di Pakal. Regnò da sola per 3 anni, forse dopo la morte di suo zio paterno. Non è affatto certo che la donna possa essere stata la nonna oppure la madre di Pakal, poiché le ceramiche trovate insieme al corpo risalgono a un periodo molto posteriore. Ma è presto per dirlo, poiché le ossa non sono state ancora datate. Ma un'altra scoperta effettuata in quella tomba può servirci forse a capire perché la città fu abbandonata con tanta fretta. L'archeologo David Friedel ispezionò la tomba e dopo uno studio accurato concluse che originariamente non era stata una tomba, ma una stanza sotterranea usata per gli antichi riti religiosi. È una casa sotterranea, una casa magica, come avrebbero detto i Maya. Un luogo in cui nascevano i re. È fantastica.
Se questa era una stanza sotterranea adibita ai riti sacri, perché vi seppellirono un corpo? E chi era questa donna? Il muro rivelò che il corridoio non era stato finito e su di esso erano ben visibili impronte di mani. Queste impronte risalgono a più di 1200 anni fa. Potete sovrapporvi la vostra mano. Sentirete la presenza di quelle altre mani che hanno applicato la malta con tanta approssimazione. Ma come mai? Perché i lavori alla tomba furono interrotti? Alcuni studiosi credono che il corridoio sia stato ampliato per poter introdurre quell'enorme sarcofago e i presenti possono aver tentato poi di restringere l'ingresso come parte del rito funebre. Forse queste impronte ci parlano di un mistero che si è svolto qui dentro. Gli archeologi non riescono ad assistere spesso a qualche evento. Questo invece è un evento. È successo. È successo con grande rapidità. È successo in concomitanza con un funerale. Ma subito dopo si sono interrotti. Per quale motivo sono fuggiti con tanta rapidità? Quelle frettolose impronte sul muro ci parlano forse di un'invasione o di qualche altro evento catastrofico che ha spinto a lasciare l'opera a metà. Il mistero più grande che circonda i Maya è la loro improvvisa sparizione. Come è potuta sparire tanto repentinamente una civiltà che conobbe una magnifica fioritura durata più di 600 anni? Palenque fu la prima città che i Maya abbandonarono. Ma nello spazio di pochi decenni l'intero regno dei Maya svanì. Una civiltà si volatilizzò. Ci fu un uragano? Un tornado? Un terremoto? Sappiamo che i Maya non si estinsero per un'epidemia. Anzi, qui ci troviamo di fronte a uno dei più rapidi spopolamenti dell'intera storia umana non provocati da un'epidemia. Una teoria suggerisce che i contadini si siano ribellati all'elite al potere distruggendola. Ne sarebbe prova il fatto che in uno dei siti le facce dei potenti sono state cancellate dai monumenti e le loro fattezze deturpate con rozzi strumenti. Ma se i contadini si ribellarono, perché non distrussero anche i ritratti di Pakal? Perché, a differenza di altre città Maya, Palenque fu lasciata integra? Due sono i possibili motivi per cui Palenque rimase intatta. Il primo è che non fu distrutta in una guerra e che il popolo si sia limitato ad abbattere il potere regio. L'altra possibilità è che chi attaccò e distrusse i governanti aveva tanto rispetto per l'arte che non toccò la città. Un'altra teoria sulla fine dei Maya si fonda sulle loro credenze religiose. Le profezie sul futuro, basate sulla comprensione del passato, avevano un ruolo fondamentale nel loro mondo. Vedere nel futuro e forse capire cosa sarebbe accaduto. È affascinante la teoria per cui i Maya profetizzarono il loro stesso crollo. In qualche modo si cancellarono da soli. È interessante perché ciò situerebbe le cause di tale collasso non nei fattori economici, ma dentro la mente umana. Queste teorie sono certamente tutte da dimostrare, ma un'altra indicazione sull'improvvisa scomparsa di questo popolo fu rinvenuta a 160 km da Palenque, nell'antica località di Dos Pilas. Nel 1991 una squadra di archeologi vi scoprì una tomba reale. Sepolto insieme al re, trovarono un pannello le cui iscrizioni parlavano di agitazioni politiche e di una guerra all'interno delle città-stato dei Maya, una guerra che secondo alcuni spiega il crollo di questa civiltà. La guerra, come causa concomitante della decadenza, è la spiegazione su cui oggi ci concentriamo. Io tendo a vedere la guerra come sintomo di altri problemi e non, forse,
come effettiva causa del crollo. Forse essa provocò problemi sull'ambiente, forse in qualche città non avevano cibo a sufficienza e quindi andarono a procurarselo in qualche città confinante. Noi stiamo cominciando a capire che è il sistema che dovrebbe essere flessibile per adattarsi sempre ai problemi. E forse con l'andare del tempo il loro sistema era divenuto troppo rigido. Se la sua civiltà classica è sparita, non si è di certo estinto il popolo Maya. Oggi vivono più di 4 milioni di loro discendenti. Negli ultimi decenni, migliaia di loro sono morti nel corso di una guerra civile. Eppure, la maggior parte di loro continua tranquillamente a farsi da sé i propri tessuti e a coltivare il proprio Gran Turco. Oggi, vicino all'antica città di Palenque, vivono i Chol. Anch'essi discendono dai Maya. Parlano la loro lingua e non capiscono lo spagnolo. Sui muri hanno disegnati i ritratti di Pacal, ma per la maggior parte di questa gente si tratta di un perfetto sconosciuto. Sulle regioni montuose del Guatemala, Linda Schiele, esperta della loro cultura, sta lavorando coi Maya, a cui insegna a leggere la loro lingua ancestrale. Stiamo ridando ai Maya, che ne hanno espresso il desiderio, la possibilità di leggere le iscrizioni e di farlo da soli, senza alcun intervento esterno. Ciò che stiamo dando loro, o che almeno daremo loro in prospettiva, è la facoltà di controllare la propria storia. Molti popoli del mondo reclamano il diritto di decidere quale immagine di sé dare al mondo esterno. Questa è la natura della storia. Dire quali sono le tue radici e quali le tue aspettative. Dopo 500 anni di isolamento dal loro passato e di dura repressione politica, i Maya rivendicano un'eredità vecchia di 3000 anni. Sono in molti a voler parlare la loro lingua antica. Non credo che i geroglifici Maya torneranno ad essere il principale metodo di scrittura per la comunità Maya. Sarebbe macchinoso e troppo ingombrante. Però posso immaginare un tempo in cui chi va in Guatemala o in Messico vedrà i nomi delle città scritti in spagnolo a caratteri latini e più sotto gli stessi nomi in caratteri geroglifici. Senza dubbio, il modo di vita dei Maya è enormemente cambiato, ma questa gente ha una storia che risale a tempi antichissimi. Tempi in cui in questo paesaggio vibravano i suoni di una civiltà fiorente e vitale. Ci fu una diaspora, la gente abbandonò la regione, ma perché questo sia avvenuto e cosa sia successo di tanto tremendo è uno dei grandi misteri, è uno dei grandi dibattiti aperti. I Maya vivono ancora nell'America centrale, ma qualcosa li ha allontanati dalle loro città un tempo magnifiche e ha permesso alla giungla di impossessarsi di una parte tanto cospicua della loro storia. Si stendeva davanti a noi come una nave sconquassata in mezzo all'oceano, gli alberi abbattuti, il nome cancellato, l'equipaggio perito e nessuno che ci dicesse da dove veniva, a chi apparteneva, da quanto tempo era in viaggio e che cosa ne aveva provocato la distruzione. John Lloyd Stephen. Forse da questo luogo, perso nella luce accecante del Messico meridionale, viene una lezione inestimabile per il mondo moderno. Sepolta dalla vegetazione della giungla, abbiamo una civiltà che ormai sopravvive unicamente in forma di rovine e di memoria. Per coloro che si sforzano di guardare indietro nel tempo, squarciando il velo della storia, poche altre cose costituiscono una sfida maggiore dei Maya. Niente dura per sempre e ogni gloria non è che un attimo fugace.